Buongiorno signori, sono l'uomo di casa. Oggi andiamo a preparare la pancia di maiale con finocchi. Una ricetta originariamente di Gordon Ramsay. Io l'ho un pochettino rivisitata per adattarla un pochettino ai nostri gusti. Ho variato alcuni ingredienti, comunque alla fine del video vi lascio anche il link della vera ricetta di Gordon Ramsay, insieme anche alla ricetta della pancia di maiale croccante fatta dal mio amico cuoredicioccolato.it. Magari, se avete voglia, nei commenti diteci qual è la più buona, secondo voi. Provate a farle entrambe. Detto questo, io non voglio tediarvi oltre, invito subito a mettere un bel pollice in su, a iscrivervi al canale, a condividere questo video con i vostri amici e buona visione a tutti! Bene signori, gli ingredienti per la nostra pancia di maiale sono molto semplici. Allora abbiamo 2 carote medie, se ce ne avete una grande va bene lo stesso, una bella cipolla che io ho già tagliata a metà, un finocchio, lavatelo bene perché utilizzeremo anche la parte verde, ovviamente una pancia di maiale con la cotenna, vedete che qui c'è la bella cotenna con la bella carne, spettacolo, del pepe. Poi ci servirà sia del sale grosso, questo qui che vedete qui, che del sale fino. Ora cosa andremo a fare? Andremo a creare un soffritto che andremo a mettere in questa pentola qui. Io ve la faccio vedere perché questa è una pentola un po' particolare, perché è una teglia, pentola, chiamate come volete, che può andare sia in forno ma anche sul fuoco. Quindi vedete che ha la forma della teglia delle lasagne, ma sotto, come vedete, può essere messa direttamente sulla fiamma. Ci servirà perché prima andremo a creare un soffritto e poi andremo a inserire la carne. Ovviamente per brasare la carne utilizzeremo un buon vino. Io per l'occasione ho scelto un bel primitivo del Salento, con cui diventerà veramente uno spettacolo. Detto questo, incominciamo a tagliare la carne, creiamo dei rombi sulla cotenna e incominciamo a lavorare la carne, dopodiché facciamo il soffritto. Una volta che abbiamo creato i nostri rombi, prendiamo del sale grosso e andiamo a massaggiare la parte della cotenna con il sale grosso, in modo che il sale penetri all'interno dei tagli che noi abbiamo fatto. Spettacolare. Invece, per quanto riguarda la parte di sotto, andiamo a prendere un mix di sale e pepe e andiamo a massaggiare con questo. Dopo circa 5 minuti che le verdure stanno soffriggendo, aggiungiamo dei semi di finocchio
sotto. Poi andiamo a prendere la carne e la adagiamo dalla parte della cotenna. Mentre la cotenna si rosola, incominciamo ad accendere il forno e preriscaldiamolo a una temperatura di 180 gradi. Dopo 5 minuti di rosolatura andiamo a girare la nostra carne. Ora andiamo a inserire degli altri semi di finocchio sopra la nostra carne in modo da dargli un bel sapore di finocchio, che questo è l'ingrediente speciale per questa carne. Poi andiamo a prendere il vino e lo aggiungiamo alla nostra ricetta. Mi raccomando, tenete sempre il fuoco bello vivo, quindi tenete la fiamma sempre bella alta. Bene, ora spegniamo la fiamma e mettiamo la nostra pancia di maiale in forno a 180 gradi per circa 2 ore, 2 ore e mezza. Tenetelo d'occhio, controllate un po', soprattutto controllate che non si asciughi troppo in fretta. Quindi spegniamo la fiamma e buttiamolo in forno. Dimenticavo, controllate che il vino arrivi più o meno all'altezza della cotenna, quindi copra tutta la carne, più o meno. Come vedete qui la mia carne è un pochettino più spessa, non lo copre tutto, va bene uguale, non importa. Dopo 2 ore la nostra pancia di maiale è cotta e andiamo ad aspettare almeno una mezz'oretta perché si raffreddi. Burro, ragazzi, burro. La cotenna croccante, la carne, un burro. Vedo se riesco a farvi un po' di zoom. No, non ce l'ho fatta a farvi un po' di zoom, questo è il massimo che riesco a fare. Guardate la tenerezza di questa carne, qua c'è rimasto un po' della cipolla. Vi consiglio tra l'altro per tagliarlo di utilizzare un coltello come questo, tipo quello per il pane, seghettato. Veramente uno spettacolo, un profumo fantastico. E ora non mi resta che assaggiarlo. Ragazzi, uno spettacolo. Poi se insieme ci mettete anche il sughetto, cioè tutte le verdure che sono rimaste, magari tritate insieme, diventa proprio la morte sua. Bene signori, io spero che questo video vi sia piaciuto, vi invito subito a mettere un bel pollice in su, a iscrivervi al canale, a condividere questo video con i vostri amici e ci vediamo al prossimo video.